volta che in studio mi trovo ad avere a che fare con un PC appena formattato oppure nuovo, solitamente il cliente mi chiede di installargli dei software di base per poterlo utilizzare. Naturalmente potrei procedere manualmente, scaricando, come mi hai visto fare tante volte, ogni singolo programma e ogni singola app e installandoli uno per volta. Tuttavia io ricorro ad un sistema più rapido, affidabile e sicuro per compiere queste operazioni in maniera decisamente più comoda per me. Allo stesso modo mi può capitare che qualche cliente mi chieda di aggiornare dei software che sono già installati sul suo computer e con lo stesso sistema posso procedere analogamente in maniera sicura, semplice e veloce. Infine mi può anche capitare di dover rimuovere dei software che il cliente non utilizza più e di doverlo fare in maniera precisa, dando una bella pulita al computer e accertandomi che dietro di me non rimangano magari voci di registro, DLL, file e così via. Anche in questo caso utilizzo un programmino molto efficace e no, non è Revo Uninstaller. Vuoi sapere qual è? Ti senti pronto? Iniziamo. Eccoci qui nel nostro RevIOS appena installato, su cui c'è semplicemente il mio fido Google Chrome e non c'è altro se non i programmi di base di Windows. Naturalmente, per rendere più fruibile questa macchina vorremmo a questo punto installare i software di base che maggiormente siamo soliti utilizzare. Bene, per fare questo apriamo il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca digitiamo Ninite. Effettuiamo la ricerca e ci accorgeremo che, come al solito, il primo risultato è quello che ci interessa. Facciamoci clic su e vediamo che verremo portati su una pagina molto particolare. Questa pagina infatti contiene un elenco di tutti quanti i software gratuiti maggiormente utilizzati sui sistemi Windows. A questo punto ci basterà andare a selezionare uno per uno tutti quanti i software che vorremmo installare sulla nostra macchina. Io ne selezionerò alcuni che installo più frequentemente. E fatto questo dovremo scendere più in basso fino al pulsante che recita Get Your Ninite. Facciamoci clic su e vedremo che immediatamente parte il download di un piccolo file eseguibile. Se faremo clic su questo file eseguibile, partirà un setup a cui seguirà una richiesta di accettare che vengano portate modifiche al dispositivo, richiesta che naturalmente accetteremo. Ed ecco qui, se andiamo a fare clic sul pulsante Show Details, vediamo che sta installando tutte le app che abbiamo richiesto: Opera, 7zip, VLC, Foxit Reader, LibreOffice e Malwarebytes. Mentre effettua questa installazione, possiamo ridurla un attimo per andare a dare un'occhiata alla modalità in cui lavora. Se nella sezione Help andremo a fare clic infatti sulla voce How It Works, si aprirà una pagina che ci spiega che questo softwareino non installa alcuna toolbar e rimuove automaticamente tutte le appendici spazzatura dai nostri programmi. Installa sempre l'ultima versione dall'app dal sito originale, installa automaticamente la versione a 32 oppure a 64 bit a seconda del sistema operativo di cui disponiamo, installa tutte quante le app nella lingua del computer, quindi le mie app verranno automaticamente installate in italiano. Salta l'installazione di eventuali app che sono già aggiornate e automaticamente aggiorna un'app se questa è già aggiornata ma è in una versione datata. Chiudiamo il browser e torniamo a dare un'occhiata al nostro Ninite in attesa che termini il suo lavoro.
Ecco fatto, tutti i software sono stati regolarmente installati e troveremo i loro collegamenti già fatti e pronti all'uso sul desktop. A questo punto non ci resta che cliccare su Close per chiudere la finestra di installazione di Ninite. Se invece sul nostro computer le app saranno state già installate da un po' di tempo, anche se non sono state necessariamente installate con Ninite, sarà possibile in ogni caso utilizzare questo stesso strumento anche per aggiornarle. Vediamo come. Supponiamo di voler aggiornare il nostro Google Chrome che, come avrai notato pochi minuti fa, non ho installato con Ninite perché lo avevo installato separatamente appena ho configurato RevIOS su questa macchina. Bene, andiamo a vedere cosa dovremmo fare nel momento in cui volessimo aggiornare ad esempio Google Chrome e Malwarebytes. Apriamo proprio Google Chrome e torniamo su Ninite. Quello che ci basta fare in questo caso è selezionare Chrome e appunto Malwarebytes, scaricare il nostro Ninite come abbiamo visto prima e una volta terminato il download avviare il programma come abbiamo fatto anche precedentemente. Accettiamo ancora una volta di apportare modifiche al sistema, chiudiamo il nostro browser e vediamo che Ninite ha verificato queste due applicazioni che ovviamente, essendo state scaricate da pochissimo tempo, sono entrambe up to date, cioè aggiornate. Se non lo fossero state, l'aggiornamento sarebbe stato comunque automatico, come abbiamo visto nel caso dell'installazione. A questo punto, esattamente come abbiamo fatto prima, un'altra volta possiamo chiudere Ninite che ha terminato il suo lavoro. E se anziché installare un programma o più, volessimo rimuoverli ed essere allo stesso tempo certi che non lasciano niente dietro di loro, tipo cartelle, file, voci di registro oppure DLL che non vengono più utilizzati, come dovremmo fare? Anche in questo caso ci viene in soccorso un programmino open source che è molto utile, naturalmente gratuito e facile da scaricare, installare e da utilizzare. Andiamo a vedere come farlo. Apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca andiamo a digitare Bulk Crap Uninstaller. Effettuiamo la nostra ricerca e naturalmente, come sempre, quando una ricerca viene effettuata correttamente, il primo risultato sarà esattamente quello che ci interessa. Clicchiamoci su e andiamo a scaricare il nostro programma facendo clic su Download on FOSS-Hub. Attenzione, quello che non dobbiamo fare è fare clic su questo pulsante download perché fa parte di una pubblicità e scaricheremmo un programma che invece non ci interessa. Quello che dobbiamo fare è andare qui giù dove c'è questa scritta verde che riporta appunto Bulk Crap Uninstaller Download e farci un bel clic sopra. Attendiamo lo scaricamento del file e andiamo ad aprire la cartella che lo contiene. Possiamo chiudere a questo punto il nostro browser, cliccare con il pulsante destro sul file appena scaricato e scegliere la voce che dice estrai tutto. Clicchiamo sul pulsante estrai e attendiamo l'estrazione del file. Ecco fatto, i file sono stati scaricati in una cartella nel nostro computer. Possiamo chiudere questa finestra e per nostra comodità trascinare questa cartella sul desktop. Chiudiamo anche la finestra residua e andiamo ad aprire la cartella appena creata. Al suo interno, tra le varie cose, troveremo un file eseguibile bcuninstaller.exe. Facciamoci doppio clic e come sempre accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo.
Fatto questo, ci accorgeremo che partirà una scansione fatta da BC Uninstaller che verificherà tutte le app che sono installate sul nostro dispositivo e creerà un registro. Questa cosa avverrà ogni volta che verrà in futuro lanciato BC Uninstaller. Un'altra cosa che avverrà dopo che avremo accettato le modifiche al nostro dispositivo sarà che ci verrà richiesto di configurare BC Uninstaller. Vediamolo insieme. Ecco che sta facendo la scansione e ci richiede una configurazione. Benissimo. Nella prima pagina possiamo lasciare la lingua predefinita e cliccare su Continua. Per nostra comodità lasciamo selezionata la visualizzazione dei disinstallatori in gruppi, cosa che vedrai tra poco cosa significa, e lasciamo anche le altre due opzioni esattamente così come le vedi nel mio dispositivo. Clicchiamo su Continua. Togliamo tutti i segni di spunta in questa pagina e clicchiamo su Continua. Lasciamo spuntate queste due voci, in particolar modo la seconda che ci consente di visualizzare nell'elenco le applicazioni non registrate, che sono ad esempio delle applicazioni che Revo Uninstaller non è in grado di vedere e disinstallare. Clicchiamo ancora su Continua. E in questa pagina, se vorremo, potremo deselezionare queste due voci. Clicchiamo ancora su Continua e clicchiamo finalmente su Fine impostazione e andiamo a chiudere questa finestrella. Chiudiamo anche la finestra che avevamo lasciata aperta e andiamo a vedere come funziona questo Bulk Crap Uninstaller. Supponiamo ad esempio di voler disinstallare il software 7-Zip e di voler disinstallare anche il software LibreOffice. Come vediamo, i software sono raggruppati perché noi abbiamo scelto di selezionare questa casella che visualizza elementi in gruppo. Se per caso la andassimo a deselezionare, vedremmo che ogni singolo programma viene scomposto nei suoi cosiddetti sottoelementi. Ad esempio, il software Revision Tool, che abbiamo imparato a conoscere, contiene come sottoelementi tutte quante le voci di configurazione che gli appartengono. Questo è utile solo nel momento in cui dobbiamo disinstallare esclusivamente un sottoelemento di un programma. Quindi normalmente ci conviene tenere il segno di spunta sulla voce Visualizza elementi in gruppo. Vediamo come procedere per la disinstallazione di uno o più programmi. La prima cosa da fare è quella di selezionare i singoli programmi, uno solo. Oppure, se ne vogliamo selezionare, come in questo caso, più di uno, teniamo premuto il tasto CTRL sulla nostra tastiera e andiamo a selezionare gli eventuali altri programmi che vogliamo rimuovere. Come vediamo in questa lunga barra in basso è stato selezionato un grosso settore. Questa barra rappresenta il nostro hard disk e i settori in blu selezionati sono quelli che andiamo a liberare, quindi lo spazio che andiamo a liberare visivamente sul nostro hard disk viene evidenziato qui in basso. Qui infatti vediamo che LibreOffice occupa questa grossa quantità di spazio, mentre 7-Zip questo piccolo quadratino qui. Procediamo alla disinstallazione e possiamo scegliere di farlo in due modi. Possiamo disinstallare silenziosamente, quindi senza troppe finestre di dialogo in maniera quasi automatica, oppure con la voce disinstalla, che è estremamente accurata e dettagliata. Clicchiamo questa. Ci viene ribadito che stiamo per disinstallare LibreOffice e 7-Zip. Se una o più di queste installazioni abbiamo cambiato idea e vogliamo farle silenziose, ci basterà selezionare la relativa casella di spunta. Clicchiamo su Continua e vediamo che è necessario chiudere una applicazione per poter procedere con la disinstallazione. La selezioniamo e clicchiamo su Termina tutto. Clicchiamo su OK e vediamo che è stato temporaneamente riavviato il nostro Explorer in questo caso. Clicchiamo su Continua e qui abbiamo una serie di opzioni tra cui possiamo scegliere.
Quella davvero importante è quella che ci consente di creare un punto di ripristino prima della disinstallazione, in modo tale che se dovessimo commettere un errore e renderci conto che invece avevamo bisogno di uno dei programmi che stiamo per disinstallare, potremo ripristinare il computer ad uno stato precedente e risolvere in questo modo il nostro piccolo sbaglio. Clicchiamo su Continua e riceviamo uno specchietto riassuntivo. Ci dice che stiamo disinstallando 7zip e LibreOffice, che verrà liberato quasi 1 giga di spazio, per la precisione 836 mega sulla nostra macchina, che i file non sono più in uso da processi, quindi possiamo disinstallarli liberamente, che verrà creato un punto di ripristino, che la disinstallazione non sarà silenziosa e che verranno disinstallati simultaneamente i 2 programmi. Clicchiamo su Avvio disinstallazione e ci si apre una finestra di disinstallazione di LibreOffice. A questo punto clicchiamo su Avanti, clicchiamo su Rimuovi, clicchiamo ancora su Avanti e finalmente su Rimuovi. Attendiamo il termine dell'operazione. Vediamo che scompare l'icona di LibreOffice dal nostro desktop perché appunto è stato disinstallato. Ecco qui, abbiamo finito la prima disinstallazione, quindi clicchiamo su Fine e vediamo che parte la disinstallazione di 7zip. Clicchiamo su Uninstall e quindi clicchiamo su Close. Ed ecco che abbiamo disinstallato i nostri 2 programmi. A questo punto possiamo cliccare su Chiudi e lasciare che il nostro BC Uninstaller compia una serie di controlli finali post disinstallazione per essere certo di aver rimosso tutto quanto quello che è ascrivibile a questi programmi. Clicchiamo su Sì e attendiamo il termine della ricerca e della rimozione degli oggetti residui. In questo caso si è accorto che il disinstallatore di 7zip aveva lasciato 2 chiavi in essere che andranno eliminate e che invece LibreOffice ha lasciato una cartella ancora sul computer che volendo possiamo andare a rimuovere. Selezioniamoli tutti, clicchiamo su Rimuovi selezionati e se lo desideriamo possiamo creare anche una copia di backup del registro, visto che stiamo rimuovendo 2 chiavi di registro. Io in questo caso non la creo. Come vedi, il database di BC Uninstaller si è aggiornato e il suo lavoro è per il momento terminato. Possiamo chiuderlo. Non me ne vogliano gli amici che utilizzano Revo Uninstaller, non ho nulla contro questo tool, però trovo che per quanto riguarda le sole disinstallazioni, sinceramente BC Uninstaller sia estremamente più versatile e che mi consenta di fare un lavoro molto migliore e molto più approfondito rispetto al suo concorrente. Peraltro, mentre Revo Uninstaller nella versione completa è a pagamento, questo softwareino è open source e disponibile gratuitamente per tutti. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Io per il momento ho terminato e come al solito non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.